Benvenuti nelle conversazioni di pratica in italiano. Siete pronti a esercitarvi con l'italiano e diventare più fluenti? Iniziamo. Ciao Max, oggi voglio parlare di guerre. Ti piace discutere di storia e tecnologia? Ciao Mia, sì, mi piace. Mi interessa apprendere il passato e come questo plasmi il nostro futuro. Di cosa vuoi parlare riguardo alle guerre? Vorrei confrontare le guerre classiche, le guerre moderne con l'IA e l'idea della guerra nucleare. Penso che questi argomenti siano importanti e interessanti. Sembra molto interessante. Ho molte domande su questi diversi tipi di guerre. Iniziamo parlando delle guerre classiche. Cosa ti viene in mente quando senti il termine guerra classica? Quando penso alle guerre classiche, immagino conflitti combattuti con armi semplici come spade, scudi e fucili. Queste guerre erano spesso tra paesi o tribù. Erano lunghe e difficili, con molti soldati che si affrontavano in battaglia. Sono d'accordo. Le guerre classiche mi ricordano l'impero romano, le città-stato greche e molte battaglie nel Medioevo. I soldati combattevano faccia a faccia, e spesso l'esito era deciso dal coraggio e dalla strategia. Esatto, e le guerre classiche erano molto diverse da quelle odierne. Nelle guerre classiche le battaglie erano spesso molto cruente e personali. Ogni soldato conosceva il suo nemico e il combattimento era molto diretto. Questo è vero. Penso che le guerre classiche avessero anche uno scopo chiaro. Ad esempio, si combatteva per terre, potere o libertà. Le motivazioni erano semplici e gli obiettivi chiari. Esattamente. Molte guerre classiche sono famose perché hanno cambiato il corso della storia. La battaglia di Hastings nel 1066 e la guerra d'indipendenza americana sono buoni esempi. Mostrano come la guerra possa cambiare una nazione. Trovo interessante che, anche se le guerre classiche erano molto violente, hanno portato anche a nuove idee e cambiamenti nella società. Dopo una guerra, i paesi spesso si ricostruivano e cambiavano il loro modo di vivere. Sì, le guerre hanno effetti sia positivi che negativi. Possono portare a nuovi governi, nuove leggi e a volte anche alla pace dopo una lunga lotta. Ora parliamo delle guerre moderne. Come pensi che le guerre moderne siano diverse da quelle classiche? Le guerre moderne sono molto diverse. Oggi le guerre non si combattono solo con fucili e carri armati. Si utilizza anche la tecnologia come aerei, droni e computer. Penso che le guerre moderne siano spesso più complesse. Concordo. Nelle guerre moderne vediamo l'uso di armi avanzate e strategie. Ad esempio, molti paesi usano droni per combattere senza mandare soldati in pericolo. Questo rende le battaglie molto diverse rispetto al passato. Sì, e le guerre moderne coinvolgono spesso molti tipi di conflitto. Non ci sono solo battaglie a terra, ma anche attacchi informatici, propaganda e guerra economica. Penso che questi nuovi metodi rendano le guerre più difficili da comprendere. È vero, le guerre moderne possono essere molto confuse perché non seguono sempre le vecchie regole della guerra. A volte il nemico non è un paese, ma un gruppo di persone con idee diverse. Ho anche notato che nelle guerre moderne i civili soffrono spesso molto. Con l'uso di bombe e missili, molte persone innocenti possono essere ferite. Questo è un aspetto triste della guerra moderna. Sì, è molto triste. Le guerre moderne possono portare a molti rifugiati e a molta sofferenza. Mi chiedo se possiamo trovare modi migliori per risolvere i problemi senza combattere. Penso che dovremmo sempre cercare di evitare la guerra se possibile.
Il dialogo e la negoziazione sono molto importanti. Ora, Mia, ho sentito dire che alcune persone affermano che il futuro della guerra coinvolgerà l'intelligenza artificiale, IA. Cosa ne pensi? Penso che l'uso dell'IA nella guerra sia eccitante che spaventoso. L'IA può rendere le armi più intelligenti e aiutare i soldati a prendere decisioni rapide, ma solleva anche molte questioni etiche. Sì, ho letto che l'IA può controllare droni e altre macchine senza aiuto umano. Questo significa che una macchina potrebbe decidere di attaccare senza che un soldato dia l'ordine. Questo mi preoccupa. La penso allo stesso modo. Se una macchina commette un errore, potrebbe portare a un grande disastro. Dobbiamo essere molto cauti con la tecnologia. L'IA potrebbe cambiare il modo in cui si combattono le guerre, ma potrebbe anche renderle più pericolose. Concordo. Sebbene l'IA possa aiutare in molti modi, rischia anche di farci perdere l'aspetto umano della guerra. La guerra non riguarda solo la vittoria, riguarda anche le vite umane e le emozioni. Esattamente. Dobbiamo ricordare che dietro ogni decisione ci sono persone reali che saranno colpite. Penso che abbiamo bisogno di regole rigorose su come usare l'IA in situazioni militari. Sì, credo che i governi e gli scienziati debbano collaborare per creare un'IA sicura ed etica. Dobbiamo usare la tecnologia per aiutarci, non per farci del male. Ora parliamo della guerra nucleare. La guerra nucleare è un argomento molto serio. Cosa ne pensi? Penso che la guerra nucleare sia una delle idee più spaventose. Le armi nucleari sono molto potenti e possono distruggere intere città in pochi minuti. L'idea di tanta distruzione è difficile da immaginare. Sì, i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki nel 1945 hanno mostrato al mondo cosa possono fare le armi nucleari. Molte persone sono morte e i sopravvissuti hanno sofferto per anni. Spero che non vedremo mai più una cosa del genere. Concordo. La guerra nucleare non solo ucciderebbe milioni di persone, ma danneggerebbe anche l'ambiente per molto tempo. La radiazione di una bomba nucleare può rendere la Terra inabitabile. Questo è molto vero. La guerra nucleare potrebbe portare a un disastro globale. Molti paesi hanno cercato di fare accordi per ridurre le armi nucleari, ma la minaccia è ancora presente. Credo che dobbiamo continuare a lavorare per la pace e il disarmo. Il mondo deve trovare modi per risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza. È importante ricordare che la guerra, sia essa classica, moderna o nucleare, ha conseguenze molto serie. Qual è secondo te il modo migliore per prevenire le guerre in futuro? Penso che l'istruzione e la comunicazione siano fondamentali. Se le persone si comprendono e imparano a risolvere i problemi pacificamente, possiamo evitare molti conflitti. Credo anche che le organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, giochino un ruolo importante nella promozione della pace. Sì, la diplomazia e il dialogo sono molto importanti. Dobbiamo sempre cercare di discutere prima di andare in guerra. La guerra dovrebbe essere sempre l'ultima risorsa. Concordo. Dobbiamo imparare dalla storia e lavorare duramente per creare un futuro migliore. Ogni generazione ha la responsabilità di lottare per la pace e proteggere la vita umana. Assolutamente. Spero che i nostri figli e nipoti vivano in un mondo senza guerre. È un grande sogno, ma credo che sia possibile se tutti lavoriamo insieme. Oggi abbiamo parlato di molti tipi diversi di guerre, guerre classiche, guerre moderne con tecnologie come l'IA e il pericolo della guerra nucleare. Ogni tipo di guerra ha la sua storia e le sue sfide. Sì,
e ogni tipo di guerra ci insegna lezioni importanti. Le guerre classiche ci mostrano il costo del conflitto. Le guerre moderne ci ricordano la complessità del nostro mondo. E la guerra nucleare ci avverte sui pericoli del potere incontrollato. Penso sia importante imparare da queste lezioni. Dobbiamo ricordare che la guerra porta sofferenza e che la pace è sempre la scelta migliore. Spero che discutendo di questi argomenti possiamo ispirare più persone a lavorare per un futuro pacifico. La penso allo stesso modo. Parlare di questi argomenti difficili ci aiuta a comprendere le nostre responsabilità come cittadini globali. Ognuno di noi ha un ruolo da giocare nella promozione della pace e della comprensione. Sono contenta che abbiamo avuto questa conversazione oggi, Max. Non è sempre facile parlare di guerra, ma è molto importante. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri con me. Grazie, Mia. Mi piace sempre discutere con te. Mi aiutano a riflettere più a fondo sul mondo. Spero che anche i nostri amici che ci ascoltano riflettano su queste questioni importanti. Magari condivideranno anche le loro idee sulla pace e sulla guerra. Sì, incoraggio tutti a parlare di questi argomenti e a informarsi di più. Insieme possiamo lavorare per un futuro migliore. La guerra è un argomento serio, ma discutendone possiamo trovare modi per prevenirla. La comunicazione è il primo passo verso la pace. Concordo. Continuiamo a parlare di queste questioni importanti e incoraggiamo gli altri a unirsi alla conversazione. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che ogni piccola azione conta. Imparando, votando e parlando a favore della pace, possiamo tutti fare la differenza. Sì, e spero che un giorno il nostro mondo sarà libero dalla guerra e pieno di comprensione. Grazie, Max, per questa conversazione riflessiva. Non vedo l'ora di discutere di nuovo. Grazie, Mia. Anche io non vedo l'ora di parlare di nuovo. Buona giornata e continuiamo a lavorare per la pace. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.